Benvenute, benvenuti. Questo è il Quarta Parete Show e quella che state per vedere è la nostra puntata pilota. I nostri ospiti li conoscete già, visto che li avete visti dalla thumbnail, ma a noi non ci interessa niente e quindi facciamo in modo che siano loro a presentarsi. One, two, three, four. Born underground, sucker from a Tito son, raising the dawn, the safety of a mountain home, skin made of iron, steel in our bones, to dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy diggy hole, diggy diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy diggy hole, digging a hole. Yeah. Signore e signori, Francesco Cavalieri e Claudio Falconcini, benvenuti, buonasera. Buonasera, salve. Allora, avete visto che roba di studio abbiamo tirato su per voi? Siete Per i noi, primi. addirittura. Chiaramente per voi. Bello, molto bello. Fantastico. Complimenti. Bravi davvero. Insomma, ci tenevamo a fare qualcosa di bello perché insomma siete abbastanza famosi e mi sembrava il caso di... Come abbastanza Gente. famosi? Oh. Siete molto famosi. I più famosi. I più famosi. Va bene, perché io in realtà volevo fare un giochino subito, pronti via, per far capire a che livello siamo di fama, ok? Ok. Il gioco riguarda tutta la gente da casa e noi. Quindi la domanda è, chi di voi ha un account Spotify? Ah, Ok. Chi di voi ha pubblicato qualcosa su Spotify? pubblicato del tipo ho fatto una playlist con roba così. No, che tu hai messo roba tua su Spotify. Ah, vabbè, Io ho messo chiaro. un podcast, il tuo tra l'altro. Chi di voi ha fatto almeno 1000 ascolti su Spotify? Io sì, perché a un certo punto Spotify mi ha messo fortissimo nel Massachusetts e tutti ascoltavano l'intervista. Penso In siano- italiano? Sì, penso siano tipo, Beh, ci sono tipo 3 secondi di ascolto su ogni intervista. Che c'è una grandissima comunità di italiani in Massachusetts. 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 Esatto, ho sbagliato, ok. Ultima domanda, chi di voi ha 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify? E qui mi sa che le mani si sono abbassate un po' tutti. Quindi, direi che sta andando bene ultimamente. 2023 hanno dei nani. 2023 è stato un anno sicuramente in grossa ascesa perché usciti appunto dalla situazione Covid dove non potevamo suonare, sicuramente c'è stata una ripresa molto forte di tutto il mondo dello spettacolo che prima si era fermato totalmente. Non è stato molto facile a livello di competizione con le altre band perché ovviamente essendo riaperto per tutti il nostro mondo è un mondo di squali, quindi chi arriva prende più che può, a discapito anche di altre band, non c'è nessuna regola, ecco, su questo. Una competizione sana o una competizione Tante volte sì, con tante colpi volte bassi? no. Allora, se si parla dell'Italia, secondo me no. Non è Nel sana, senso, no. in Italia non è sana. In Italia l'italiano è molto geloso, è molto competitivo e non è molto, è molto falso forse anche da questo punto di vista in questo tipo di business. Forse in altri paesi sì. Per Sì, esempio magari in in Nord Finlandia, Europa, no? in Finlandia, Sì, sì, Scandinavia sono molto più amici, collaborano molto di più. In Italia, insomma, non c'è molta collaborazione. Sì, anche perché il mercato è un po' più difficile in Italia nel metal, nel nostro genere, quindi forse la competizione si fa anche più forte per quel motivo lì. Non c'è tanto pubblico, non c'è tanto palco e quindi succede questa sgomita. cosa. Sì, per esempio in Finlandia c'è un sacco di gruppi pro capite. Nel senso, la Finlandia è la patria, una dei posti in cui il metal è più, diciamo, floreo, no? Più Come- forte, sì, come sì, si sì, dice. sì. Sì, sì, è diffuso. Quindi diciamo che c'è meno competitività, c'è meno anche come persone, loro nel senso sono persone più anche più tra virgolette chiuse, quindi non lasciano, ora chiaramente parlando in linea generale, poi non è per tutti uguale, quindi forse si lasciano anche consumare meno
da sentimenti come l'invidia o la gelosia, cioè pensano ognuno al suo e ognuno fa la sua strada, Certo. e poi con magari una bottiglia di qualcosa da bere si diventa, Salmiacchi. si diventa tutti amici. Diventano no? tutti Sì, amici. sì, sì. Comunque, il 2023, cioè al di là Spotify che avete raggiunto per la prima volta il milione di ascoltatori, diciamo, unico, che poi mi sembra nel 2024 sia stato confermato e anzi sta salendo il numero, Esattamente, se non sì, sbaglio. esatto. Avete raggiunto i 100.000 iscritti su YouTube, avete Sì, il bravo. vostro Con pulsante il nostro- d'argento. Sì, esattamente. Noi ci finalmente. arriveremo fra 2 o 3 settimane, immagino. Dopo Più o questa meno, intervista dopo questa intervista, figurati. E poi avete anche fatto un sacco di tournée, siete andati in giro un po' in tutto il mondo nel 2023, direi. Sì. Fra Sì. crociere e altro. Crociera 2024. No, in realtà le crociere nel 2023 abbiamo saltato perché abbiamo fatto 2022 e 2024. in crociera. Ok. No, il 2023 però abbiamo fatto due tour lunghi, di cui uno negli Stati Uniti di un mese e poi in Europa, il nostro primo tour headliner, quindi il nostro primo da band principale con band di supporto, cosa che siamo stati noi per tantissimi anni e finalmente è troppo bello vedere che siamo arrivati noi, la band principale, vedere tutta questa gente che ha comprato biglietti per vedere te, chiaramente ti sale anche un pochino più di ansia rispetto a un normale Certo. concerto. L'emozione è maggiore. Comunque abbiamo fatto 3 tour, uno anche a gennaio 2023. Hai ragione. Con Glory Hammer Superbi, e proprio. Hailstorm. A un certo punto Quindi- diventa difficile sì, ricordarsi sì, di sì, tutti sì, perché non sì. non state mai in Italia a fare una cosa e C'è l'altra. stato, Quindi... fra tutto abbiamo preso penso una 60ina di voli e abbiamo fatto un centinaio di date. Feci, questa è divertente questa cosa, per vedere quanti concerti abbiamo fatto nel 2023 feci una query SQL. perché non Sul riuscivi, a, database dei non riuscivi a contarli. No, però nel senso è abbastanza divertente che emerge l'informatico che è in me, anche per certo. contare il numero. Ormai l'unica cosa che mi è rimasta, l'unica applicazione della mia laurea è fare query SQL per vedere il numero dei concerti annuali. Vabbè, direi che hai fatto un buon trade comunque. Sì, cioè, sì, alla sì. fin Io fine. invece da cantante mi sono sbattuto il cazzo, tanto cioè, sono quello Tu meno vivi- informato. tu lo devi Ma vivere sì, il palco, tu devi ma- vivere l'emozione. Io a volte a lui gli chiedo, ma che cazzo di città siamo? Oh, siamo a Amburgo, ah ok, e monto sul palco, ah Amburgo, Io non so, cioè, tipo fino a 10 minuti prima non so nemmeno in che nazione siamo, non me ne frega niente. Su questo torneremo dopo, tra l'altro. Infatti c'è mi sa. un meme molto bello che ho in mente che faremo nel prossimo tour. Voglio andare da tutti i membri del tour e chiedo, cioè il meme sarà: qual è la domanda più difficile in un tour? E la domanda è: in che città siamo? In che città e tutti pigliano il telefono. Questo sarà un bel meme. Però Perché tu ti ormai lo occupi dei spoilerò. social. Ma ora te lo inculano, infatti, Esatto, hai detto... no, no. Ma noi lo facciamo per le nostre interviste, chissà il prossimo intervista, adesso lo facciamo noi. E poi perché tanto dopo c'è stato chi è che viene stasera? Ne abbiamo così tanti. Ma tanto chi ci va in tour? Via giù, dai. Andiamo. Se voi lo facciamo uscire con calma il video, così intanto fai uscire il meme, poi tu ci dai il via. Cioè sarebbe la prima registrazione, noi lo facciamo uscire pure fra 2 anni, Sì, non c'è no, problema. tranquillo. Allora, visto che ormai l'avete capito, il Quarta Parete Show è una roba, non è un'intervista semplice, è qualcosa di un po' più particolare. E io voglio mettermi subito a vostro agio, perché insomma è giusto che si metta a vostro agio. Quindi adesso vi faccio delle domande, vi chiedo delle parole, che dovete semplicemente dire la parola che vi viene in mente su una cosa che vi dico, ne faccio una a testa. Queste poi verranno utilizzate dopo, vi spiego dopo com'è. Ok. Quindi voi rispondete semplicemente con una parola o una frase, insomma. Ok, cominciamo con Francesco. Francesco. Eccoci, io chiudo gli occhi o... No, puoi tenerli aperti, non ti arriva niente addosso. No, non voglio vedere il foglio. No, vabbè, capirai, tanto a parte non si legge qui lì, quindi. Allora, nome d'arte per una rockstar. Beh, il mio è Francesco Cavalieri. Va bene. Io segno tutto, avete pazienza. Tanto qua tagliamo. Claudio, nome d'arte per una rockstar. Puoi anche esagerare, anzi più esageri meglio è. Jason Mirkwood. Jason... Ah, si può ritrattare, voglio dirgli il mio primo, quello che avevamo scelto io e te, che sarebbe dovuto praticamente essere il mio nome, il mio nome d'arte. Vai. Aspetta, com'è? Gabriel Angmar. Gabriele, io penso... Sì, avevamo tipo 18 anni, ma io mi voglio mettere il nome d'arte, chiamati Gabriel Angmar, non lo so. Gabriel Angmar. E quindi, vabbè. Ok, Francesco, nome da manager rock di un film anni 80.
Tony sicuramente. Tony sicuramente, direi Tony... Non Servillo, per favore. No, ci vuole un nome italo-americano. Ci vuole un Tony Scognamiglio. Scognamiglio. Bello. Molto bello. Scognamiglio. No, mi veniva un altro nome, però è il manager di un nightclub, non lo posso dire. Allora, no, non si può dire. Perché ci sta sicuramente guardando. Ci sta guardando sicuramente. Claudio, un evento storico. Un evento storico, la rivoluzione francese. Rivoluzione francese. Ok. Francesco, un'esclamazione. Porco a troia. Non so, l'ho detto di cuore, mi sono corretto, diciamo, ero partito col porco, poi ho detto... Alle brutte ti catroia. bicchiamo. Ok. Claudio, un numero? 69. 69. Oh cazzo, ho pensato al solito numero. Guarda caso. Un altro numero. 2. 2. I minuti. Claudio, un aggettivo buffo. Folle. Folle. Francesco, verbo all'infinito. Aspetta perché mi gira la testa, non so perché si è preso l'attacco di risata. Ma 2 fa ridere un sacco, guarda. No, non so perché non ci castrava un cazzo, 69 è 2. Un verbo all'infinito. Sì. Il primo che mi è venuto in mente è andare, ma non Andare. so perché io ti dico tutto quello che mi viene in mente senza citare, Ma diciamo, te lo dico proprio così. di getto. Okay. Esclamazione incredula. Shit. Shit. Oggetto tecnologico? Computer. Computer. Però cazzo, volevo dire uno più bello. Computer è un po'... Io scrivo computer in caso... Vai. se devi mettere un altro. Parte del colpo. La prima. La figa, ragazzi. No, devi dire la prima, devi essere onesto, No, cazzo. sono stato onestissimo. Via, ora facciamo il gioco nel gioco. Bisogna rispondere entro tipo 3 secondi. Subito, a me si dice la risposta vera. Festività. Natale. Paese. South Dakota. South Dakota. Visto che ti piacciono tante, Io stavo per dire Roccella Ionica, però Era più bello. era più bello. Era molto più bello. Se dovesse Dai, tornare- cambiamolo. Un paese, dai. Dai, Roccella Ionica è più bello. Roccella. In onore del Mac. Esattamente, ci saremmo diciamo. arrivati. Numero. 62. So perché? fai 69 e 2. Giustamente. ci ha messo. Misura temporale. Anno, mese, giorno, minuto, quello che vuoi. Due anche. Millisecondi. 2 secondi. Millisecondi. Una sfiga qualsiasi. Porca troia, ma non so perché mi è venuto in mente la varicella, ma non è una sfiga, no. Cosa può essere? Una sfiga qualsiasi. Che hai finito le sigarette. Finito le cazzo. sigarette. Porca troia. Claudio, una canzone per bambini. Baby Shark. Baby Shark. Non vuol dire niente. Una bibita, Francesco? Coca-Cola. Coca-Cola. Una parte del corpo, Claudio? Io te l'ho già detto. Un'altra. Che non sia la stessa, gentilmente. Il coccige. Il coccige. Un aggettivo buffo, Francesco. Buffo. Buffo è già un aggettivo buffo. Buffo. Vabbè, Ti sembra buffo? sì, ti faccio ridere, eh? No. Nome band per musica gospel. No, tu, solamente. St. Louis Choir. Choir? Choir. Ah. Ci sei arrivato. Quanto siamo? A Questo 3 l'ho minuti di troppo- registrazione siamo, Francesco. Cioè, ci facci abbandonare da tutto il mondo. Nome di una celebrità. Anna Montana. Anna Montana. Quindi con la H. Sì. Oh, non lo so, cazzo. Sì, H in cima Anna in Montana. fondo, Ma tanto va soltanto detto. Ma non si chiama mia Anna Montana? Sì, Anna Montana. No, Miley Vabbè, Cyrus. lei è il personaggio. Vabbè, Vabbè, Anna Montana va bene. fanculo, Citazione da un film. Ti sembra buffo? Giustamente. Un elettrodomestico? La lavastoviglie. Lavastoviglie. Claudio, una esclamazione sorpresa. Wow. 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 Quante Era un ho? po' napoletano. Wow. Quante ho? Wow. 4. 4. 4. Dammi un'altra misura temporale tu. Metri quadri. Misura No, temporale. temporale, metri e basta. Temporale. Temporale.
Ragazzi, non ci sono più. Temporale. Vabbè, le ore. Ore. Claudio. Metri quadri, metri e Quadri- basta. metri No, quadri. sempre di misura, vabbè. Ci sta. Cosa diresti se ti accusassero di qualcosa non vero? Non è vero. Raga, dai, via giù. Raga, dai, via giù. Dai, via giù. Sì, io sto sudando. Che cazzo. Un insulto da bambini. Cattivo. Cattivo. Claudio, dimmene tu uno. Aciderbolina. Un insulto. No. No, Mandrillo. Mandrillo. Molto Mandrillo, bene. Francesco, cosa diresti se fossi arrabbiato ma non potessi dire parolacce? E che cavolo. E che cavolo. Ah. E che lo metto con 2C. Cavolo. Verbo all'infinito, Claudio? Fare. Fare. Un numero basso, Francesco? Che non sia 2. 11. 11. Un sogno nel cassetto, Claudio. Non il tuo, in generale, vuoi essere un sogno nel cassetto. Andare alle Maldive. Andare alle Maldive. Andare Maldive. Un evento vergognoso? Una roba che non vergognare. Cioè, a caso. Sì, no, non tua, no, chiaramente no. Un evento vergognoso Mi fa fare via addosso, per dire, una cosa del genere. sì, che ti caghi addosso durante una live, no? Tipo, non so, potrebbe essere... Vabbè, noi ci si potrebbe fare anche qualche video virale, però forse ci devo pensare. Che lui è un grande... Esatto, forse ci dovrei Era pensare lì per che i ci prossimi pensavo. concerti. per chiudere, un numero, un ultimo numero. 112. 112. Ok, perfetto, grazie. Allora, questi qui verranno inseriti in uno script di una scena, di un film ipotetico che ho scritto io, e fra poco andremo a fare, dopo la pausa, andiamo a fare questa cosa qui. Quindi voi reciterete con me questa roba qua. Oh, bellissimo. Molto bello. A dopo. Bellissimo. Complimenti. Gabriel Hegmar, Jason Milkwood, avete sentito? Il pubblico vi sta aspettando. Ma noi non possiamo andare in scena stasera. Lo sapevi, te l'avevamo detto. Per niente. Qui è successo un disastro. È peggio della rivoluzione francese. Porca cosa? Ma perché? Il concerto è stato programmato da 69 mesi, avete 2 fan che hanno pagato per vedervi. Non me ne frega niente, abbiamo un motivo folle per non andare in scena stasera. Va bene, dimmi questo motivo folle, ti prego. Non trovo il mio portafortuna, senza di quello non andrò mai sul palco. Shit, stai scherzando, vero? Assolutamente no, non trovo il mio computer, ce l'avevo sempre con me, legato alla figa. Oh, accidenti, non può essere così buffo andare in scena senza. L'ultima volta che è successo, 62 millisecondi fa, ho finito le sigarette. È vero, me lo ricordo. Quel giorno stavo lavorando alla cover di Baby Shark. Un grande successo. Ascoltate, non siamo qui a bere Coca-Cola e a grattarci il coccige. Il pubblico vi adora, dovete andare là fuori e dare loro uno spettacolo indimenticabile. Senti, aspetta, forse Tony Scognamiglio ha ragione. Noi siamo i St. Louis Choir. Abbiamo cantato... Forse Tony Scognamiglio ha ragione. Abbiamo suonato in posti incredibili. Noi siamo i St. Louis Choir. Come il concerto, per esempio, di Natale a Roccella Ionica. Mi spiace, Gabriel Langber, mi spiace. Io ho una sola regola e come diceva sempre Anna Montana, ti sembro buffo? Ok, ho capito, senti. Dove potrebbe essere? Hai controllato nella lavastoviglie? Ma secondo te non ci ho controllato nella lavastoviglie? Oh, eccolo, Madonna. Perfetto, tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo, mancano 2 ore all'inizio dello spettacolo. Fermi tutti. Come facevi a sapere dove fosse il mio computer? Raga, dai, via, su. Cosa stai insinuando? Lo sai bene, tu cattivo! Cosa? Come ti permetti? Al massimo sei tu, un mandrillo! E che cavolo! Basta, dobbiamo andare in scena! Certo. Vuoi sapere perché ti ho detto di controllare lì? Perché ci avevo visto aggeggiare prima il nostro manager, ma ora che ci penso, tu odi le lavastoviglie.
Ma no, cioè, non è vero, io le adoro, io ho tanti amici lavastoviglie. No, ha ragione Gabriel Angmore. Una volta hai detto una cosa tipo: preferirei fare piuttosto che usare una lavastoviglie. Stavo tanto tempo fa. L'ho detto 11 minuti fa. Oh, ok, ammetto. Io ho rubato il computer di Jason Milkwood, ok, giustamente. Sapevo non sarebbe voluto andare in scena e lo avrei sostituito io, così che tutti avrebbero sentito quanto sono bravo. Era il mio sogno. Ma non avevi sempre detto che il tuo sogno era quello di andare alle Maldive? Mentivo! Perdonatemi, non so cosa avrebbe preso, mi vergogno così da quando mi sono cagato addosso durante una live. Non ti preoccupare, Tony, non ti preoccupare, ti perdoniamo. Infatti, ci conosciamo da quando abbiamo 112 anni. Anzi, perché non suoni con noi stasera? Davvero? Sì, dai, è vero, si fa! No, sei licenziato. Oh. Scena! Bello. Eccoci tornati con Francesco e Claudio. Allora, prima di proseguire oltre, c'era una cosa di cui volevo parlare che riguardava, diciamo, la fine del 2023. In realtà riguarda un po' più te, ma anche te, Francesco. Perché tu sei stato in Norvegia, Claudio. A inizio 2024. Vabbè, però diciamo che eri partito Partito prima. il 1 gennaio. Niente, vabbè, inizio 2024, mi ricordavo che eri partito prima. Tranquillo. E sei andato a vedere L'Aurora Boreale, sì. Che hai sì. visto. Che ho visto, sì. Ma uscirà un video del WWF che riguarda questo viaggio? È o già ho uscito. capito male? È uscito, Mi spieghi è già come uscito. cos'è questa cosa? Che io non ho Allora, capito. ti spiego. C'è il mio amico Francesco Gasperini, che è un videomaker, siamo amici da sempre, che è stato ingaggiato dal WWF per girare un documentario di questo viaggio in Norvegia per l'osservazione delle orche, delle balene e dell'aurora boreale. E niente, lui mi aveva parlato, sai, vado a lavorare in questo posto qua, spettacolo grande, e poi qualche settimana dopo ho detto, ma sai cosa, ma ci vado anch'io. Tanto a gennaio si era tranquilli con la band, ho detto, se non faccio una vacanza ora probabilmente non me la potrò fare più per i prossimi mesi, vado. Sicché mi sono unito da turista e da aiuto del mio amico. Perché mi fa molto ridere questa cosa. Mi fa ridere. Dice l'orca e cose, te ridi. Perché penso a lui che si trova di fronte Mi all'orca. fai ridere, scusate. Ho una faccia ilare? No, è che mi fai ridere. sembra buffa. Davanti alle telecamere, buffa. insomma, cercavo di darmi diciamo, Allora sto sempre serio. un certo... capito? Parlami dell'orchio, vai. E niente, quindi c'è stata... Tutti i giorni andavamo fuori con i gommoni a vedere i pesci, i pescioni. E io la cosa che... Però questa non è colpa mia, Francesco, abbi pazienza, eh. Io stavo serio. Insomma, andavamo in mare con le guide, esperti, con tutta la troupe, col mio amico che faceva i video. E niente, è stata una bella avventura, anche se io in realtà ci sono andato più per l'Aurora Boreale che per altro. Ma orche, tu l'hai visto? Sì, Avete visto fatto tutto? tutto. Ah, tutto compreso, Tutto, bellissimo. sì. Molto bello, veramente molto E bello. si trova dove? Sul sito di WWF? WWF Travel si chiama, diciamo che è un'associazione a parte collegata al WWF. WWF invece. No, scusate. www.www. Ok, e io volevo anche parlare in realtà, visto che siete qui, è il primo singolo, anche il secondo in realtà tu è già uscito, dell'altro progetto musicale che Sì. sta andando avanti. Però qui ci sei pure tu perché tu hai cantato la prima parte, quindi in teoria... Ah sì, è vero. Non so se te lo ricordi, ma hai No, partecipato. no, senti, quello è un progetto. Allora, io sono sempre stato un gran fan della musica in generale e tra cui mi è sempre piaciuta anche La musica di me. La musica No, di no, dai. Lui dice sempre metto di nuovo questa cosa. Ogni volta che diceva la dance, musica la brutta faceva musica no. elettronica, La house musica commerciale, dance, EDM. dai, ci sta. Ok. E niente, i miei artisti preferiti di quel genere sono David Guetta e Avicii. Io ho sempre scritto musica house, così per divertimento, oltre al metal ovviamente, come prima cosa c'ho il metal, però ho sempre scritto anche musica house e niente, a un certo punto sai, quando arrivi a un certo punto della carriera musicale conosci così tante persone che fare uscire un singolo è un attimo, capito? Quindi ho detto, sai che faccio? Io butto fuori questa musica, l'ho fatta la prima a cantare al mio grande cantante e niente, è più un progetto da divertimento quello lì comunque. Sta andando bene? No, numeri bassi. No! Mi aspettavo un meraviglioso sì, No, sono molto no, no. contento. No, ma non ci punto. Cioè, sono contentissimo, mi diverto un sacco. Fra l'altro, il primo video me l'ha fatto il mio amico Francesco Gasperini, con cui siamo Sì? andati insieme in Norvegia. Ma è una cosa di divertimento. Io quando ho tempo libero butto musica lì. Se poi succede qualcosa, la prenderò.
Ci sono altri progetti paralleli di cui che sono in corso di cui potete parlare? Se no fate così. Perfetto. Però Qualcosa ci deve essere allora. Non diciamo che sappiamo cosa. ancora non possiamo rivelare niente, ma c'è anche un altro progetto in parallelo che stiamo portando avanti, soprattutto a livello di scrittura io e un'altra persona che si chiama Simone Giusti. Però ovviamente la band, diciamo, c'è. mi sono preso i buoni elementi con me, insomma, degli elementi che mi serviranno per questo progetto dai Windrose, quindi verrà anche Claudio e verrà Federico, il tastierista. No, ma Però non potevi ancora- dire niente, Cioè, non No, ho detto così, No, però ho detto no, il nome sì. dell'altra persona, ho detto che viene dei Windows, Sì, che però devi dire altro, quando esce l'album. non ho detto né il nome né il genere. Ok, effettivamente questo non Poi si sa. quando Però uscirà tutto mi rinviterete e allora poi tu si sei il parlerà nostro anche ospite tutte le volte che vuoi, anche perché con la cosa detto prima, come possiamo evitare di averti qui con noi? No, aspetta. Ok, 2023/inizio 2024 abbiamo finito. Prima di procedere oltre, nuovo minigioco, si chiama Password. Non sarà con me, ma sarà con Baia, che fra poco prenderà il mio posto dopo la pausa. Bentornati, siamo qui con Claudio e Francesco dei Windrose che si sono prestati con la forza perché sta facendo anche una certa ora e li stiamo trattenendo qua, ma the show must go on. Adesso andiamo avanti con un altro giochino per spezzare un po' il ritmo dell'intervista. Allora, siccome però è un po' complicato, mi hanno fornito dalla regia di un supporto tecnico che poteva essere un pezzo di carta, però così fa più figo. Allora, il gioco si chiama Password. Praticamente questo gioco viene direttamente dall'America, dove andrete a breve, quindi almeno vi preparate già con un po' di cultura ludica americana. Praticamente io qua ho 3 parole segrete segnate su questo foglietto. Io non le leggerò, quindi non conosco queste parole, le hanno preparate dalla regia. Il vostro scopo e la cosa in cui vi sfiderete è questo qua. Voi dovete farmi indovinare queste parole, io vi passo un fogliettino alla volta, lo leggete insieme senza farlo vedere a me, e dovete cercare di farmela indovinare. L'unica cosa è che potete dire una sola parola a testa, a turno. Quindi facciamo un esempio. Se la parola da farmi indovinare è cane, per esempio, e al primo round magari fate la morra cinese per decidere chi inizia, il primo, magari inizi tu Claudio, dirai coda. Ok, a quel punto io provo a indovinare. Coda, non lo so, dico pianoforte. Non ho indovinato, tocca a Francesco. E lui quindi ha una sua parola in più a coda, quella precedente tua, per farmi indovinare. Ma se io dico a Baia, impari, cioè... Sì, indovini infatti subito. la bravura è sia nella trovare una singola parola che aiuterà a me a farmi indovinare, sia magari collegarsi alla parola precedente nel caso io non avessi indovinato prima. Ok. Ovviamente con meno parole fate più punti. Quindi Certo. si parte da 5 punti per chi mi fa indovinare la parola con un solo indizio e si va a scalare sempre un punto in meno ogni turno. Chi vince il round può decidere se iniziare per primo o per secondo nel round successivo. Giochiamo 3 round, quindi proviamo. Il computer alla fine non mi è servito a niente, quindi lo facciamo felice. Allora, vi faccio anche scegliere il primo foglietto. Vai, prima piglialo te, Tanto lo dovete leggere entrambi, io non guardo. Decidete chi va per primo come volete, se volete tirare a sorte o se vi volete mettere d'accordo. Comincio io, dai. Clint Eastwood. Sigaro. Cowboy. Sì. Esatto, ho Ok, indovinato. quindi questo round l'ha vinto Francesco. Per 5 punti, giusto regia? 4 punti. Perfetto. Ok. Quindi adesso Giusto, io ho Ale? la possibilità di far fare 5 punti alla mia squadra, diciamo. Al Esatto. team Francesco, ragazzi. Ok. Ora cominci te. Australia. Canguro. Bravo, 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 bravo. Dai. È andata bene. Quindi c'è un sorpasso, attenzione. Diciamo che anche se fa 5 punti un po' più reoperaggio ha perso, però giocavo anche l'ultima. Questo è difficile dirtela con una,
Una parola sola, Posso dire anche una frase? No, solo una parola. Solo una parola. Morgoth. Cimitero. No. La parola posso dire con qualsiasi inflessione? Passare! Bastone. Fuoco. Io non sono in grado di non è generare una risposta a questi indizi. Si va avanti. Balrog. Yes! Ok, non so perché ho avuto un blackout Grande. generale proprio quando toccava a te e mi sono ripreso con Claudio. No, io la quindi- prima, cioè ce ne sono tante, ma trovarne una con cui alla prima riesci subito a indovinare. non vero, è O vero. era passare, molto non è difficile. bastone, è fuoco. sì, però sì, poteva sì. di Gandalf. Eh, Io no, No, ma alla se hai prima. detto fuoco. Sì, Sì, infatti il esatto, fuoco esatto. mi ha indirizzato Esatto. verso la giusta strada. Regia, i punti quindi 9 contro 3 per Francesco. Facciamone un altro, scrivi un'altra parola Vai, al vai, volo, al volo, e dai, si dà dai. l'opportunità Si dà a Claudio il- di non vincere uguale, perché anche se faccio in Allora punti, due, allora due. den gol. Chi vince questa vince tutto. Come Vai, da- chi No, fa- vai, chi via, mi dai. fa- vai, vabbè. E chi ha iniziato prima? Ecco qua, il valletto mi ha passato la parola. Estemmia. Richard Benson. Ah, vabbè, cazzo te lo do. Guarda via. Sudore. Maratona. Non ho assolutamente idea. Alto là. Brotalco. Ho vinto, Bravo, vai. Ok. Bravo. Non ho capito cosa sta succedendo, ma va benissimo così. Sarà meglio che ridiamo la parola a West per continuare l'intervista. Sarà meglio che piangiamo la parola invece che ridiamo. Però, vabbè, insomma. Eccoci tornati. Allora, abbiamo parlato del 2023 e adesso direi che possiamo parlare del 2024, che si prospetta essere un anno abbastanza pienotto, posso dire così. Perché? Sì. Cosa ci sarà? Dimmelo tu, Francesco. Allora, Io l'ho scritto, non è che sicuramente- non lo so, io ce l'ho scritto, ma Sicuramente parlamene tu. uno degli avvenimenti più importanti che abbiamo è il tour con Powerwolf e Hammerfall, perché è un tour ovviamente con due band storiche del nostro genere, quindi siamo direttamente, diciamo, a combattere direttamente nell'Olimpo del metal. E sicuramente sarà una bellissima esperienza davanti a tantissime persone, perché si parla di tutti i palazzetti, dagli 8 a 10.000 e più biglietti ogni sera, quindi sarà un tour europeo fantastico, però ovviamente facendo già questo tour molto importante ci siamo voluti riservare, diciamo, un'esclusiva sull'Europa da questo punto di vista, e faremo tour nel resto del mondo, tranne che in Asia, poi che purtroppo ancora non c'è stata nessuna offerta. Andremo sicuramente negli Stati Uniti, quindi torniamo, questa volta headliner, non come l'anno scorso, che eravamo, diciamo, tra virgolette co-headliner, no? Sì. Vabbè, l'anno scorso, però questa volta Tutta roba torneremo headliner con Xandria e alcuni gruppi local, credo. Avete già fatto dei sold out in America, giusto? Almeno uno Ci che sono io già, sappia. sì. Sul sito ne dice uno, poi e non so se ce ne sono molti stati sono altri. già anche low ticket, quindi Ok. insomma sta andando molto bene, contando che è stato annunciato tipo 2-3 settimane fa, sta andando molto molto bene, sicuramente una terra molto florida, ecco, per noi. Ho fatto anche il gioco Ho fatto il gioco di parole con la Florida, tanto poi ci andate in Florida, quindi. Esatto. E infatti volevo chiedere alla regia se poteva mandarmi il video del tour. Sì, Però è in verticale, cazzo. è un TikTok. Quello che stiamo vedendo è il video che hai fatto tu, Claudio, giusto? sì. Che con la musica di Diggy Diggy All sotto si sente una picconata ogni volta che fate una data.
Che questo tour, quanti concerti fate? Suonate ogni mese, tipo tutto il mese avete 3-4 giorni di pausa, una roba del genere. Sì, sono 27 concerti. E In prima tutto il era mese. molto peggio. Sì. Ci sapeva Cioè, 17 tutti date gli di Stati fila. Infatti, Sì, e io ho detto, guarda, se non vuoi che sia l'ultimo tour che faccio nella mia vita, avrei bisogno... Sì, io ho detto, ogni 6-7 giorni di Sì. media ogni 6-7 date abbiamo un day off, quindi meglio, diciamo. Perché comunque voi, cioè, la sera suonate, poi la notte viaggiate. Esattamente. Immagino. Come funziona? Diciamo, durante la giornata partiamo arrivando alla venue, viene montato tutto, dopodiché viene fatto il soundcheck dell'headliner, soundcheck degli opener e poi viene aspettato appunto che aprano i cancelli e a quel punto parte l'ultima band che ha fatto il soundcheck, giustamente, in modo da non dover rifare i settaggi. Tutto da capo, certo. Però insomma è una bella attesa, anche perché se arrivi in un locale indicativamente alle 10 di mattina, 11, fra tutto stai lì praticamente 12 ore. Sì, il concerto stava verso le 10 di sera, tipo. No, prima, perché ok. in America i concerti verso le 10 e qualcosa finiscono. Pensavo... Specialmente quelli fra settimana finiscono molto presto, e anche in Europa in generale è così. Cioè gli opener suonano verso le 7 e l'headliner suona verso le 10 fino a 11 e mezzo, così. Non si sfora a mezzanotte. Invece è un qualcosa che in Italia non abbiamo, perché in Italia invece si parte, tipo il concerto parte proprio alle 10, cioè l'headliner suona tipo a mezzanotte e mezzo, l'una, sì, capito? sì. Però è già troppo tardi, lo puoi fare il sabato, ma se è un concerto per esempio come tanti ne abbiamo di martedì, mercoledì, giovedì, cioè non puoi pretendere ovviamente che le persone stiano fino all'una a aspettare l'headliner, diventa poi troppo... Diventa complicato, ma infatti in America c'era, forse era stata Beyoncé, mi sembra, aveva fatto un concerto, aveva cominciato tardi e una gli ha chiesto i danni perché doveva prendere un Uber per tornare a casa. Non so se era Beyoncé, ma qualcosa di simile era successo, perché ha fatto io dovevo prendere la metro. Ah no, era a Milano, e gli ha chiesto i danni per questa roba qua, poi non so se ha vinto sinceramente. Vabbè, sicuramente non avrà avuto problemi Beyoncé a pagare un Uber. No, non credo neanche che abbia pagato eventualmente Beyoncé. Ha comprato Uber e gli ha detto non è vero, te non hai preso niente. Cancellato tutti i Stai dati, zitto, ha chiamato sì. Claudio per cancellare i Sì, dati esatto. con la delete. Allora, prima di andare oltre, Claudio, ti volevo chiedere, America, Europa e poi finito lì andati in Oceania. Andiamo in Oceania, sì, subito dopo il tour americano. Il tour americano, come avete visto dal video, comincia da San Diego, finisce a Los Angeles e da Los Angeles voliamo direttamente in Australia, in realtà in Nuova Zelanda, perché le prime date sono in Nuova Zelanda. Ed è molto bello il fatto che partiamo dall'Europa, voliamo negli Stati Uniti, facciamo il tour e poi voliamo in Australia e poi ritorniamo a casa. Il giro del mondo in Giro 80 del mondo. giorni. Non l'ho mai fatto il giro del mondo, quindi... Sì, andiamo in Nuova Zelanda e Australia ed è la prima volta che ci andiamo e ci andiamo da headliner e siamo veramente molto Anche lì emozionati. mi pare che ci sia stato un sold out a Sydney, se non Un sold sbaglio. out a Sydney e Giusto? presto anche Melbourne sarà sold out e molto probabilmente tutti gli show australiani saranno sold out. In Nuova Zelanda bello. funziona un po' diversamente, è più piccola la comunità metal in Nuova Sì, Zelanda, ci però sono anche locali c'è un locale da 300 persone, tipo. Ok. Perché comunque le persone, cioè non è molto popolata la Nuova Zelanda. Sì, certo, capito? non Quindi- fai i numeri degli Stati Uniti, esatto, chiaramente. non puoi fare gli stessi numeri, ma già la stessa Australia, tolte le città principali in cui suoniamo, infatti non è che c'è una grandissima Certo. scena, ma proprio nemmeno un grandissimo numero, diciamo, di persone. Anche perché diciamo il centro cerca tutto di ucciderti dentro l'Australia, quindi Esattamente. è Cioè, difficile andare a fare un no, concerto lì. sarebbe stato bello suonare anche aperto perché tanta gente ci scrive, però essendo dalla parte opposta dell'Australia Diventava è complicato. un dispendio veramente enorme di Certo. energie, soldi, tempo. Perché l'unico Ci vuole modo- quasi cioè un giorno per andare perché sono tipo 6 ore di sì, aereo. è quasi Di aereo. 7 ore di Europa, aereo. sì. Insomma, Che so è grossa comunque. è veramente, sì. veramente grande. Cioè noi la vediamo piccola sulla mappa. No, però invece in è realtà grossa. Sì, è poi grossa. L'unico modo per arrivare di là è montare tutti e tutto su un aereo, mentre quindi- invece tutta la East Coast la fai più facilmente con dei
mezzi, con dei treni, esatto. Una volta che hai caricato tutto nel tour bus, che hai caricato il trailer, te parti e sei sulla strada. Invece se devi caricare poi tutta la backline in fly case che vanno poi sull'aereo, Imbarcati. diventa anche molto dispendioso. Certo, sì, chiaro, immagino. Anche perché se no la gente userebbe i corrieri, utilizzerebbe gli aeroplani per portare le cose. esattamente. Quindi ci sarà un motivo. Esattamente, è Va un bene. dispendio molto grande, però prima o poi ci andremo, ecco, ora questa volta La purtroppo... prossima volta andate in Cina e poi scendete direttamente, così fate Esatto. prima. Succederà questo, molto probabilmente, sì. Dai, nel regno del dragone Windrose. Va bene, terzo minigioco, questa volta tocca a Vic che vi farà una piccola domanda di casting cinematografico. Si parla di nani, come me più o meno dovreste averne sentito nominare, forse li conoscete. Qualcosa. Io sono molto male, diciamo, sono molto messo male a livello di nomi e Ma tu spara. spero di non dire troppe stronzate, scusatemi in caso, per chi ci sta guardando. Ma tu devi in fartela realtà con Vic, non con me. Siamo qui apposta. Ah, per dire stronzate. No. Scherzo. Fra poco, tempo di prepararci. Bentornati con i Windrose, io sono Victor, sono appassionato di cinema mainstream di quarta parete, quindi il mio tema sarà questo. Ai ai ai. E sì, infatti lui prima ha detto proprio di... No, sarà molto più divertente. Poi cinema di così. mainstream, cioè ragazzi io guardo solo i cinepanettoni e non so, E altre stronzate. le altre stronzate, cioè, Lino Banfi, Renato Pozzetto, sono vecchio, vabbè. E visto che voi avete una passione, diciamo, per i nani, sono andato a cercare un film con i nani. Meglio del Signore degli Anelli, non sapevo cosa trovare. C'è anche Biancaneve sotto i nani. Quello è un'altra cosa. No, però. no, dire, Non mainstream. con i nani. Ma anche i sette, Biancaneve e i sette nani, molto più semplicemente. Quindi io vi farò vedere, quello che vi chiedo è un recasting del Signore degli Anelli, Ok? dove io vi faccio vedere gli attori e voi mi dite secondo voi chi ci starebbe bene oggi a fare quel ruolo. Ok. Ok? Quindi partiamo subito da Gimli. Ah, ok, ci fa vedere qui, perfetto. Se non vi ricordate il nome dell'attore potete dire anche quello che ha interpretato. Sì, però io direi Francesco Cavalieri. Ah, io come forse vabbè. Oh, anche come carriera attoriale ci staresti. te. Vabbè, ormai ho spaccato tutto nella musica, posso spaccare tutto anche nel cinema. Esattamente. Quindi per favore, signor Peter Jackson, recasti il qui presente. Ma sinceramente è una scelta molto difficile, non saprei, non lo so. Come attore per un anno, alla fine diciamo che forse l'attore che ha interpretato per esempio Durin nell'Anello del Potere o Gli Anelli del Potere, com'era? Gli Anelli del Potere. Che è una serie di merda, ragazzi, però vabbè, c'era quello, noi purtroppo quello ci prendiamo. E lui secondo me era molto convincente come nano, anche il feeling che mi ha dato è forse la puntata che mi è piaciuta più di tutte Quella a della Moria. serie, quella a Moria ovviamente. Ovviamente. Sì. Continuiamo con Frodo. Dov'era? A Moria o era A Moria, sì, sì. Moria? Ok. Frodo. Ah sì, è vero, era Moria. Chi ci mettiamo al posto di Frodo? Ci mettiamo Come fai, Austin Butler. Quello di Elvis Dune. Ragazzi, ma qui mi state chiedendo di smantellare, cioè di Non smantellare di farlo nuovo. un nuovo Frodo. Chi è che potrebbe essere un bel Frodo? Anche Daniel Radcliffe ci starebbe bene. Boh, a caso io non so nemmeno Harry il nome, Potter. raga. Ah, ecco. Che tra l'altro sono stati scambiati tantissime volte loro due, esatto. quindi... Però sì. sono quasi d'età, Elijah Wood e... sì. Quindi E invece quello che ha fatto tipo Spider-Man, che cazzo è? l'ultimo, No, quello... Peter Parker, sì, vabbè, Sì. vabbè, Peter Parker non è vero. Come si chiama? Non me lo ricordo. Sono Quello tre. della trilogia. Tobey Maguire, Tobey Maguire, Andrew sì. Garfield e Tom Holland.
Ok. O Garfield. No, Tom Holland ci starebbe bene. È giovane, dai. Tom Holland, no, perché se ci metti, come si chiama il primo, scusa? Io sono musicista, Tobey sono Maguire. mica un Maguire cinofilo, non probabilmente è cinefilo. più grande di Elijah Sì. Wood. Quindi probabilmente Tom Holland ci starebbe molto bene. Oh, guarda che è bella Tom Holland come nuovo Frodo. Mi piace, mi piace. Questo duo? No, questo duo io lo farei fare al chitarrista, cioè non sembrano quelli dei cosi, come si chiamano? indizio. No, i Ramaoi, dai, è un gruppo, una band australiana, sono ma non famosi. sembrano loro, Sono dai, già loro, sono sì, già sì. loro, cazzo, batterista e Blair, ci Sì, metti sì, Blair? sono loro. No, dai, diciamo due nomi, allora, Chi ci mettiamo? Aspetta, ci Loro vuole chi ci una, ci vuole mettiamo? una coppia di attori. Ci mettiamo Bud Spencer e Terence Hill. Va bene? A fare gli Hobbit. Tra l'altro molto giovani. no, però Bud Spencer sarebbe stato un bel Un bel Gimli. nano, un un bel bel nano, Gimli, un bel Bel Gimli, Gimli, è vero. Sì, 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 sì. Gandalf. Gandalf, vabbè, non so perché, no, è una stronzata, però a te hai detto prima Clint Eastwood, a me io ce lo vedo a fare Gandalf. bello. Sarebbe Però, fatta male. cioè, ora non lo potete più rifare, No, perché no? perché Dio buono, non A si- una certa età. a una certa età. Però cioè. diciamo che è sempre No, Finché c'è. ora fa il regista. Però ci starebbe bene lui come Gandalf, Sì, no? sì, Con la sì, barba. molto C'ha bene, molto bene. un'espressione, un'espressività, diciamo, che mi ricorda quella di un mago, ecco. Sì, 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 come- sì, sì, ci sta Può molto bene. stare. Aragorn. Aragorn molto, molto difficilmente rimpiazzabile, il signor Mortensen, Bah. Come si chiama Balestrina, quello di Walking Dead, quello con la Daryl balestra? Dix, sì, ha detto il personaggio. Norman Reedus. Secondo me lui come Aragorn ci sta, o forse come Faramir, ancora di più. Non lo conosco io questo personaggio. Delle serie magari, io i nomi ragazzi faccio schifo. Allora, vi faccio una cosa, mi guardo la lista dei film che ho visto recentemente, così mi viene ancora più facile. Legolas. Legolas, Jim Carrey. Va bene? Bello. Grande, Sì, però. Cioè, ce lo vedo, bello lungherone, no? Ci potrebbe stare. Può stare. Io Jim Carrey lo vedo anche come Elrond, sinceramente. Bello, Vero. molto Come bello. Elrond ce lo vedo perché nella serie Mr. Pickle, dove fa un po' più, diciamo, serio, drammatico, diciamo, anche se dovrebbe essere, la serie parla di un programma per bambini, però è, diciamo, che va sul drammatico, e lui fa cioè le scene serie, No, è molto bravo. devastante, certo. Forse Elrond, sì, di più. Legolas è difficile, chi ci metti? Uno biondo, ci metti un chitarrista dei Twilight Force. Orlando Bloom non è biondo. Sì, no, però deve stare bene con sì, sì, l'immagine, capito? Che faceva Newt in Maze Runner. Quel non ragazzo mi ricordo i ha nomi, fatto l'ho anche visto, ma- che poi lo so anche il nome. Ma Damiano De Maneskin ci starebbe come Legolas. Come Legolas. Dai, che lo so. Ah, come si ok, chiama. sì, sì, Vedi? ho capito. Dai, lui è già Legolas. No? Però lui è anche un po' un pipino e Merry, no? È vero. Cioè, ci sta bene anche come Hai Hobbit. detto Damiano De Maleschi. Fa Legolas. No, lo so, boh. No, forse Damiano potrebbe essere più un Aragorn, non lo so. Non so, no. Però, nel senso... Lasciamolo sta nei Maneskin, va bene. Esatto, Vai, finiamo la Perché compagnia. ridite? Hai scelto comunque un frame Sì, molto apposta. significativo. Ti voglio aiutare. No, aspetta, io ci metterei Sean Bean. Ok? Pensavo che hai detto a Star is Born un Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ah, sì, ci starebbe bene. Mi piace. Bradley Cooper può come stare. Boromir, sì, bello, bravo. Sei te l'intentore di cinema. Ma mi hai detto che hai visto di recente, quindi te Sì. l'ho consigliato. Sam. Io ci metterei Brian Adams, ma non potete... Io sono solo musicista. No, ma è più Però ci bene sta uguale, però ci bene sta uguale. bene Brian Adams a fare... Guarda la faccia. Sì, Yeah, I'm gonna run to you e lui, cazzo. O se no anche un Bon Jovi giovane sì, ci sta sì, bene, dai.
John Krasinski. Sì. Ok. Ci sta bene come Sam, no? Ci può stare, sì, sì. Sì, come Sam è difficile. Però ci si potrebbe mettere un Timothée Chalamet. Anche. Non te lo accetterebbe mai un ruolo da non protagonista, però ci può Di stare. questi tempi assolutamente sì. Beh, Sam però effettivamente senza di lui non sarebbero successe Vero. tantissime cose nel Signore degli Anelli, quindi è come se fosse un coprotagonista. Un po' dietro, diciamo, l'ombra di Frodo, ma è lui che porta avanti tutta la campagna. Indubbiamente. Quindi sicuramente è un ruolo importante. Saruman. Saruman. A Jim Carrey ci sta bene, però se già che quelle facciacce, Saruman ci vuole proprio uno... Saruman ci mettiamo un Al Pacino, cazzo. Ho anche un Tony Servillo. Ci può stare. Al Pacino cazzo spacca. De Niro non so, no, De Niro Saruman. Cazzo, dice a me, ce l'hai con me? Va, fa il culo cazzo. Ah, gli ultimi due. Eccola, Arwen. Bellissima. Vittoria dei Måneskin. Che fa il remake Maneskin Sì, del perché Signore degli ti hanno Anelli. offesi, allora Esatto, ora bisogna andiamo, parlare bene. ti si dà un lavoro anche. Almeno smettete di fare musicisti che tanto non siete... No, dai, si scherza. Allora, Arwen, secondo te la potrebbe fare cosa? Come si chiama? Emma Watson, non lo so. Non so. Boh. Ci può stare. Oppure Emma Watson è più... Eowyn. No, Eowyn No. per me potrebbe essere Jodie Foster. Eowyn. Però Emma Watson ci sta mi bene piace, come mi elfa, piace. no? Sì, Dai. assolutamente sì. Poi si è già preso Harry Potter, cazzo, si piglia anche lei. Si spacca tutto. Ah, come ultimo mi sono tenuto lui, che non poteva Il mancare. Balrog, no? Gollum. Gollum. Io ci metterei l'attore che ha fatto anche il Joker. Uguale, anche lì. Joaquin Phoenix. No, quello dell'ultimo, del film di Joker Phoenix. proprio. Joaquin Ok. Phoenix. Secondo me lui, perché Sméagol comunque, Gollum è un personaggio con delle turbe psichiche dovute comunque alla magia dell'anello, quindi lui ce lo vedo, ecco, che si lamenta, che è tutto nudo, che si lamenta, ce lo vedo, ecco, Sì. diciamo dannato, ecco. Sì, anche Brandon Lee, che però poveraccio Vabbè, non lo Brandon possiamo Lee è- utilizzare. O Jason Momoa. Brandon Lee sarebbe stato Aragorn, se ci fosse ancora. Bravo. Mi sarebbe piaciuto. Hai detto bene, sì. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio Grazie e a te. ridiamo la linea a Westino. Il grande Westino. Eccoci tornati. Allora, grazie di aver partecipato allo sketch precedente. Adesso io vi volevo fare una domanda. Claudio, in realtà questa domanda riguarda proprio te. Perché noi abbiamo detto che ci sarà il tour negli Stati Uniti, abbiamo detto in tutti i posti in cui ci sarà il tour degli Stati Uniti, ma non abbiamo detto le date. Ma non c'è problema perché noi abbiamo il supporto audiovisivo che ci permette di vedere quali saranno le date del concerto. Vai Baia! Questo volevo. Allora, la mia domanda è, Claudio, ma come cazzo ti è venuto in mente di fare questo per pubblicizzare le date del concerto? Ma poi a un certo punto manca al Sì, contrario. perché era troppo corto. Bellissimo. Perché se le mettevo... No, ma perché i Windrows battono pure la forza di gravità, Esatto. Francesco, dovresti sapere meglio di tutti, sei re dei nani. No, perché se mettevo tutte le date in soltanto la durata del video era 14 secondi, le date andavano velocissimo, quindi no. No, in realtà l'idea è stata del tastierista, di mio cugino. Galeotto fu il cugino. Esattamente. Sembra un po' una scusa, però dai, era colpa, sai, questo nero, No, è no, colpa di mio no, cugino. giuro. No, allora, Al mio È cugino. mio cugino. io ero qui eravamo in crociera a Miami, in realtà qui eravamo in Repubblica Dominicana e la nave si è fermata in Repubblica Dominicana, siamo andati tutti fuori a fare ognuno cosa gli pareva. Io sono andato con i Nanowar al mare
Io volevo andare al mare, ma in realtà tutto quello che fai con i Nanowar finisce con il bere. Cioè, quindi non so se conosci un No, po' i non sono mai personaggi. uscito però Ok. magari la prossima volta mi invitate voi al concerto dopo che io mi ho invitato qua. E niente, quindi alla fine ci siamo abbastanza ubriacati, non esageratamente, però Discretamente brilli, belli come in forma, direbbe ecco. qualcuno. E io sono tornato sulla nave dopo, tutti belli in forma, ho detto, ma sa, se vado a fare lo scivolo, vai. E se no, porta anche la GoPro, vai. Sicché mi sono buttato con la GoPro così, ho fatto sto video, l'ho fatto vedere a loro, oh, guarda un po', guarda un po'. E il tastierista, qui ci devi mettere le date del tour. L'ho già visto, lo so, viene bello, mettici le date del Già tour. Quindi, visto. sua idea. E tu ti sei fatto Io probabilmente convincere. l'avrei postato mettendoci ci avrei scritto qualcos'altro, un'altra bischerata, tentando viralità. Tentando vitalità. Però effettivamente l'idea delle date ha suonato subito bene, anche nella mia testa. Quindi ho detto, bravo, hai ragione. E quindi... Hai visto che te l'ho fatto vedere questo video? Esattamente, ho detto, ah, io a te mi aspettavo questo video. In realtà ce ne ho altri due Oh, mamma. che sono molto belli. Ma qual è il cute fan? Io ma voglio infatti vedere. sono- No, lo faccio. sai qual è che Però io Ah, prima quello, volevo ok. parlare della crociera, perché questo l'avete fatto quando eravate sulla 70K Cruise, Bravissimo. giusto? Si chiama? Che tra l'altro eravate 70,000 tons of metal. una delle 10 band più attese, nella top 10 Oh, delle band è più attese. informato, 49,10% di attesa. tra l'altro. vabbè. Mi sono detto pure quello. Madonna mia. Com'è Mi andata? sembra eravamo settimi, se non mi sbaglio. Sì, sì. Una cosa del genere. Adesso in realtà mi pare eravate lì. Non lo so, insomma lì. Comunque è meglio. Quante band c'erano? Centinaio. Ok, quindi insomma era un bel risultato essere nella top Sì, 10. sì. Sì, sì. Ci spiegate cos'è questa 70 Tons of Metal? Allora, 70.000 tonnellate di metallo, chiaramente 70.000 è il peso della nave. Chiaro. 70.000 tonnellate è il peso della nave. E niente, praticamente è un festival, come in tutto il mondo metal funziona così, si fanno festival con 40-50 band che si esibiscono tutte insieme e Dalla mattina alla notte. per più giorni. Le persone vanno a dormire, dormono in tenda, è proprio una cosa, è proprio la festa, capito? Anche se in realtà non ci sono le tue band preferite, però vai lì, fai festa, conosci gente, è il miglior modo la migliore esperienza sociale secondo me da fan metallaro. E niente, mano a mano che le cose si evolvono vengono fuori anche i festival in crociera, capito? E è molto ganza, è una cosa molto bella, è una crociera, fra l'altro una delle più grandi navi da crociera del mondo, perché come forse sapete Miami è la capitale mondiale delle crociere e la nostra nave era una nave da 340 metri di lunghezza, mentre la più grande al mondo è di 360, quindi siamo Però è lì. della stessa compagnia. Sì, sì, Royal Caribbean. La prossima volta andare su quella di più. La nostra era Freedom of the Sea. Giustamente. Quella che più ci grossa sta. dovrebbe essere Independence Independence of of the the Sea, Sea. Meglio Freedom, dai. Sì, Meglio sì, sì, Freedom. esatto. E niente, quindi è molto bella la crociera, soprattutto per il fan, perché, perché non esiste una vera e propria area di backstage per le band. Siamo tutti Che siete insieme. tutti buttati lì dentro, Tutti quindi lì cioè, in un modo o dentro. nell'altro lo trovi Esatto. la persona. Quindi esatto, Sì, te ti fai- possono fermare mentre fai il catering, cioè mentre sei lì che mangi, fai colazione, ovviamente ti fermano un po' di più, vogliono la foto, oppure magari puoi trovare la tua band preferita a bere un caffè o in piscina, perché no? Quindi sicuramente per i fan è una grande occasione per conoscere, per vedere anche più da vicino, per parlare con i suoi artisti preferiti, insomma, per il fan sicuramente ha molto divertimento. E Io ti dico la per il verità. cantante? Per me, io sono stato quasi sempre in camera, ti dico la verità. La socialità proprio. No, allora, io non sono uno molto, cioè non mi piace stare molto in mezzo alle persone, Ok. no? Sono uno molto solitario, ma anche in tour... Dai, siamo sempre insieme, però. Sì, ma a volte siamo mi fai, oh, non tranquilli, ti ho mai si fa- visto uscire dal locale, cioè, perché a me non mi interessa andare fuori, conoscere la gente, cioè, perché comunque le persone ovviamente ti fermano, sì, ti fa piacere, però ti dicono sempre un po' le stesse cose, magari quello che ti dicono è anche ora non la voglio buttare troppo sul particolare, sul completo, però quello che ti viene detto magari è anche un po' cioè diciamo modificato, non modificato, come si può dire? Diciamo viziato dal fatto che tu stanno parlando con una persona
con un cantante di un gruppo famoso o il loro cantante preferito, quindi non è mai, cioè quello che percepisco io è che non è mai una cosa sincera al Certo, capisco 100%, cosa vera al intendi. 100%. Sì. E io penso che con l'arrivo della notorietà, forse questa è la cosa che, tra virgolette, ricerco e che mi manca di più, ecco, i rapporti veri con le persone che non mi trattino da Francesco Cavalieri, ma da Francesco e basta. Un confronto Certo. più alla pari, diciamo. Non alla pari, nel senso che mi facciano un complimento o che vogliano stare con me perché gli piaccio io come persona e non perché sei sono il famoso. cantante dei Certo, Windows. certo. No, capisco cosa intendi, è una Quindi cosa questo che è- ha senso. Per me, cioè, sì, ovviamente tutte le persone che mi fermano, io mi fermo con tutti, Ti fa faccio le foto con piacere, tutti cioè, e nel senso, è una ascolto cosa- anche le loro storie e me le ricordo anche, ho una buona memoria a livello di Ok. facciale, cioè mi ricordo le persone anche viste anni fa, gli dico, ah ma te sei venuto anni fa? Sì, perché io guardo tutti, anche dal palco, mi ricordo bene o male tantissime facce dei nostri fan vecchi e nuovi, però diciamo che ti trovi sempre accetti il complimento, accetti il tempo insieme o la bevuta, però sai che è un qualcosa viziato, no? In un certo modo. Sì, E non è quindi una no. interazione, diciamo, genuina, Esatto. ma c'è questo schermo del fatto che comunque loro ti parlano sapendo chi sei tu, e cioè, se Esatto. tu invece vai al balcone del bar e c'è una persona che si avvicina e ti si mette a ragionare, magari ti viene una testata che non c'è voglia, però se doveste aver voglia di chiacchierarci, non sapesse chi fossi, Sì, magari sarebbe ecco, diverso. ci puoi instaurare un'amicizia più Certo. un'amicizia, mentre in quel caso diventano persone che sono conoscenti, ma lo sai cos'è? È anche dovuto al fatto che l'ascoltatore, ascoltando il proprio artista, ti sembra già di conoscerlo. Sì, è vero. Quindi quando poi arrivi lì e ci parli, ti sembra di conoscerlo da una vita perché magari la musica ti ha accompagnato in diversi momenti felici o meno felici della tua di vita. Quindi fai parte della loro vita ma inconsapevolmente. Ma Quindi- non al contrario. Ma non al certo. contrario, quindi ovviamente, scusate, ho toccato il microfono. Tanto tutta roba di montaggio questa a me. E quindi Puoi darci un ovviamente pugno se vuoi. è molto difficile, ecco, trovare a questo punto della carriera una relazione genuina Certo. con qualcuno. Oh, è passato dal ridere per gommoni dei pescioni a tirare fuori un pensiero profondissimo. No, vabbè. Che uomo camaleontico che sei, No, Francesco. vabbè, nel Ma senso, questo è proprio Francesco, è proprio il Francesco a cui tutti noi vogliamo bene. Ha tutta la grande tavolozza emotiva No, ma all'interno della infatti- stessa giornata. Infatti, a parte non mi aspettavo una cosa che mi dicessi una cosa del genere, ti ringrazio di avermela detta, è stato molto bello. Adesso togliamo le puttanate però. certo, non ti no, no. non ti preoccupare, ci penso io a riportarti nel mondo dello schifo. Allora, tu mi hai detto che vi capita di essere fermati dalle persone durante la crociera, ma quante volte è successo che siete voi a fermare qualcuno prima della crociera? Regia, cute fan! Allora, questo è, tra l'altro, credo che sia il vostro video più virale su TikTok. Di tanto, Sì. sì. Tra Io credo l'altro. il nostro video più virale a livello proprio storico, no? Sì, proprio. Oddio, in realtà Diggy Girl su YouTube ha 53 milioni, No, questo ne ha ma 40. no, però. dico un reel, un video. Sì, tra i video social sì. Sì, sì, Video io social, parlavo solo di questo- TikTok. Cioè. Io sì, dico sì. che questo ha quasi raggiunto di Ghiolo, siamo a 43 milioni. 43 milioni su Instagram. Quindi Anche su TikTok c'è un botto, 31. Quindi se li sommi. Sì, però magari sono le stesse persone. Che si è capito, ma se uno si va a vedere... Che sostanzialmente, vabbè, lo vedete, voi trovate una fan che ha la vostra maglietta, sostanzialmente, e tu dici, mi si dice... oh, e si dice sì, perché io molto, cioè, in realtà non mi aspettavo di dover fare un video da 40 milioni di visualizzazioni. Ma sì, lui mi ha detto dai riprendi, vai, via, facciamo. Sì, però pensavo fosse una cosa, sai, una stronzata, la metti su una Sì, storia. sì, invece lui è un mostro su queste cose qua. Poi ti spiego come l'ho fatto. Tanto. E niente, quindi poi c'è il fan super sorpreso che si rimane mette le mani nei capelli, che non se l'aspettava.
La maglietta ce l'aveva la ragazza. Sì, sì, però è il ragazzo quello che fa... Sì, Oh sì, my sì, God! Che esplode, gli Sì. esplode il cervello della ragazza e va completamente in blue screen, cioè si spegne. Lei ci ha riconosciuto, ci aveva riconosciuto subito. Tanti pensano che non ci avesse riconosciuto. Sì, In realtà lei cioè, ci aveva. no, io invece l'ho Sì, visto, ma ho non fatto... sanno come comportarsi. infatti io ho visto non il video... si è dimenticata le basi Dell'interazione umana. dell'interazione umana, ha fatto tipo... si è No, spenta, è andata completamente in crash. Cioè, infatti ho detto tutti vedevo i commenti, ha no? regdollato proprio. Infatti È adesso andata così. vi faccio vedere uno dei commenti perché mi interessava parlarne con voi, ma cioè io ho visto il video, ti dicevano non l'ha riconosciuti, io ho detto secondo me l'ha riconosciuti e si è spenta Bravo, perché si è è esattamente riconosciuti, questo, sì. perché li ha riconosciuti. Il commento di cui volevo parlare in realtà è questo qui. Comunque spezziamo una lancia, cioè chi va su internet a commentare negativamente una persona che nemmeno neanche conosce. conosce in una situazione in cui non era presente è proprio una merdaccia, ragazzi. Cioè, Questo è il grande vecchio Cavalieri che vergognatevi, insulta cazzo. le persone. Allora, io ho letto questo commento qua su TikTok, che dice, ma è italiano? Io pensavo fosse quasi una qualsiasi altra lingua, però ascoltare la loro musica perché non so chi siano, grazie for you page. Ora, si potrebbe parlare di quanto TikTok stia aiutando i Windrows in Italia, ma in realtà volevo parlare del fatto che in Italia Non sanno che siamo italiani. non sanno che esistete, tra l'altro po', cioè... Più che altro non sanno che siamo italiani. Allora, chi sa chi siamo, il 50% non sanno che siamo italiani. E in Italia molta gente, ovviamente non essendo il nostro market, per noi l'Italia è un market, per noi, per il genere metal, per la musica metal, l'Italia è un market B, non è un mercato A. Perché? Perché le date si fanno solamente a Milano e a Milano riempi un locale come l'Alcatraz da 1500 persone, mentre negli 3500 altri... l'Alcatraz. Sì, vabbè, dove... Live Club 1500. No, nel palco B dove Ah, si è sì, suonato sì, sì, noi sì, con sì. Glory Hammer 1500. Poi se fai il palco A, diciamo quello principale, fai 3500, però 3500 per portarli ci vuole veramente Tanto. un gruppo o commerciale o veramente grosso, cioè nel nostro genere ci vuole un gruppo veramente grosso. Per esempio con Powerwolf e Hammerfall suoniamo nel palco A, Ok. quello principale, quindi capienza 3500. Però a confronto di posti Germania, Olanda che sono da capacità 10.000 e sono già sold out quasi, cioè capisci che il mercato è più piccolo. Sì, sì, ci sono E proprio da due essen- pesi diversi, sono numeri essendo un completamente mercato diversi. più piccolo, i cachet sono più piccoli e quindi magari i gruppi che hanno necessità di cachet alti, ma anche per la produzione che hanno, Certo. perché comunque Powerwolf si portano dietro 30-35 persone, 2 bilici pieni di roba e purtroppo hanno un costo, cioè, quindi se vedono che non c'è convenienza a livello economico, cambiano e non vengono più nemmeno in Italia. Anche perché l'Italia, se ci pensate, anche per la forma geografica è difficile da... Sì. Sì. Perché è proprio, cioè non è di passaggio, te per andare a Roma devi fare Roma e ritornare indietro, quindi è come se il costo fosse il doppio. Sì. Certo. È la stessa cosa che sta succedendo anche in UK, cioè nel senso molti meno gruppi, pochissimi vanno in UK perché te devi fare una follia con i mezzi per attraversare appunto un piccolo pezzo di mare, suoni a Londra e il giorno dopo sei via, cioè la spesa è 10 volte quella che è fare un'altra data in Germania, e Certo. allora fai un'altra data in Germania e prendi 5 volte i soldi che hai preso. Sì, perché a un certo punto diventa anche una questione... No, è calcolare. solo una questione economica perché noi non siamo più una band che dici oh andiamo a suonare qui perché ci fa piacere. Noi siamo gestiti da professionisti che fanno i conti. che fanno i conti e fanno i tour in base alle offerte che ci sono, Certo. capito? Sì, Cioè sì, ovviamente noi la musica la facciamo perché abbiamo un'esigenza, una passione perché è la nostra vita, però tutto diciamo l'entourage che muoviamo è basato, cioè si basa su dei conti fatti a monte, cioè i conti devono tornare. Sì, no, ma il discorso ha per tutti, perfettamente se no senso. non- Sì, se no, cioè, quando saremmo- raggiungi questi livelli qua, bisogna anche farsi dei ragionamenti esatto, economici alle spalle. esatto. È chiaro, perché poi se no non
non puoi fare tour se non fai soltanto quello di lavoro, capito? Certo. Diventa un'esigenza, non puoi continuare a fare musica se non fai solo quello, perché se non pensi anche al business poi devi magari trovarti un altro lavoro e togli tempo chiaramente A questa cosa qui. all'arte. Sì. Comunque, Scandiano, Reggio Emilia, Italia, 2023, 1100 persone, sold out, e non è facile fare 1100 persone in un paesino dell'Emilia Romagna, cioè... Dove tra l'altro mi diceva Claudio che vi hanno acclamato quando siete usciti dai camerini, che eravate lì Esattamente, in alto. quando abbiamo sceso le scale per andare dal backstage. Ah, e per andarci sì. E vabbè, nel senso, qualcosa si sta smuovendo. Sì. E con nostro grande piacere è più che altro nelle nuove leve del metal. Vediamo tanti ragazzi 16, 17, 18 anni che magari ascoltavano quando avevano 5-6 anni, guardavano YouTube, ascoltavano magari Diggy Hall degli Oxcast o giocavano a Minecraft, l'hanno ritrovata ora poi a 17-18 anni e è diventata per loro un qualcosa legato alla loro infanzia, quindi grazie a quella cover ci siamo presi anche la nuova generazione che invece possiamo vantare quello che tanti gruppi metal, la maggior parte invece il metal è un genere per vecchi, diciamoci la verità. Cioè io ho 35 anni, lui ne ha 33 e nel senso... Siamo vecchi noi però... Cioè... No, e vabbè, però nel senso Cazzo. il metal è legato comunque massimo ai primi del 2000. Sì, Cioè sì, come sì, sì. ricordo proprio a livello mediatico, Sì, c'era sì, sì, MTV, la sua- il MTV, suo top. Linkin Park, i Tool, cioè capito? E si vedeva su MTV il metal. Allora il metal diciamo che è più di nicchia, sempre più indipendente, tutte le band e quindi... Comunque penso anche che, non so quanto possa essere vero, ma secondo me anche il successo dei Maneskin ha voluto dire, secondo me, Aiutato anche voi? sulla musica live, sì. Sulla Perché- musica live? Sì, sulla musica, sul metal, sul rock, sulla musica suonata, ecco. Ok. Ha fatto capire alla gente qual era la musica che non Sì, vabbè. a me- No, scherzo. No, a me non piacciono i Maneskin, cioè, nel senso, non mi piacciono molto le loro canzoni. Non Vabbè, li- credo che sia... Secondo me sono una bella band personale. e hanno avuto allora, la cosa più, secondo me, quello che ci hanno veramente, che hanno spaccato il culo, è che non è facile a 20 anni avere quella testa lì. No. Io a 20 anni forse sarei finito male se avessi avuto le loro opportunità, i loro soldi, cioè non sarei qui con questo cervello ora a questo momento della mia vita, sarei molto peggio, perché a 20 anni esageri, vai fuori di testa, invece loro sono ragazzi, almeno da quello che si vede, da quello che lasciano trapelare, che gli è stato data un'opportunità, ma loro anche hanno avuto una coesione fra di loro da saperla cogliere e non sparire, non essere una meteora. Insomma, ora si parla di 23-24 milioni di ascoltatori mensili, ma roba enorme. quindi No, sono forti. complimenti per quello. La musica è chiaro, le canzoni sono quelle proprio del saggio di fine anno della scuola di musica, è una Sì, merda. anche a me non- Però nel senso, No, vabbè, io li come- stimo, non mi piacciono molto le canzoni, li stimo, però quello che gli devo e che gli riconosco è che secondo me hanno riportato un po' la concezione di chitarre e di strumenti a corda e batterie suonate veramente sul palco. diciamo che Non lo grazie so. a loro, sai cos'è? Grazie a loro secondo me c'è anche tanti più giovani che hanno deciso, voglio suonare la chitarra, voglio Sì, suonare ci il sta. basso, specialmente anche Giusto, magari avendo anche comunque una ragazza che suona il basso, che notoriamente sono sempre, è un ruolo molto maschile il basso, cioè da come è nato diciamo il luogo comune è il bassista comunque di colore alla Victor Wooten perché è uno strumento molto ritmico, Invece secondo me questo gli ha fatto bene perché diciamo che ha sdoganato un po' per un paese bigotto com'è l'Italia il fatto che magari anche una ragazza possa suonare in un gruppo rock o metal, che in Italia, cioè, non è così
come in tutto il mondo. In Italia, se te sei un musicista, ma fai anche... Ma qual è il tuo lavoro? Qual è il tuo lavoro? No, il musicista, ma fai anche un lavoro normale. Ma perché devo fare un lavoro normale? Cioè, se piglio più il doppio di te, devo fare anche un altro lavoro. Cioè, non ho capito, scusami. Cioè, perché dovrei fare un altro lavoro normale? Perché? Perché la gente in Italia siamo così. Se non fai quello che fanno le altre formichine, te sei uno Sei che sbagliato. non funziona, sei sbagliato. Sì, no? Non sì. per cattiveria. No, non lo capisco. Cioè, poi magari ci ragionano, ci riflettono e lo capiscono, Sai- però lì per lì magari ti viene da Sì, pensare. perché noi siamo nati magari anche in un paese, Dai, magari se bene, vai a bene, Milano non gliene frega un cazzo a nessuno di quello di chi sei e cosa fai, però in un paese te sei sempre quello, ma dai retta, studia, ma che fai il musicista? Ce l'ho detto Capito? 1000 volte, Tante volte me l'hanno detto. tante volte, guarda. Vai a lavorare, dai retta, ma io ci vado. Dai retta un ciucco, vai Ma a io ci lavorare. vado a lavorare, scusami. No, ci ciucco. andavo tutti i giorni. Poi mi addormentavo, facevo il muratore, andavo in sala prove mentre si registrava, mi addormentavo, stavo fino alle 2 così, mi addormentavo. Poi la mattina dopo a lavorare ancora, cioè, finché non si è fatto successo, la vita era questa. No, Però- ma cioè, nel senso, io, Claudio, ti conosco già da un po' di anni, so, come dicevo prima agli altri, so quanto vi siete fatti il mazzo per arrivare a questo punto qui. Perché la gente, io dico, sai, conosco un mio amico, fa il chitarrista, fa, oh, boh, bello, deve essere, fa quella vita lì. Mi fa, ho detto, sì, ma si sono fatti in culo, che la metà basta. È bello quando ci arrivi. cioè, capito, però- sì, è facile È dire bello anche bello. arrivarci. Sì, però ha richiesto tanti sacrifici, quindi insomma... È bello arrivarci Tutta la quando, vita- quando sei arrivato e ti Certo. guardi indietro, però se non arrivi mai è frustrante. Tutta la vita sacrificata per quello, veramente. Certo. Con piacere, però da quando abbiamo cominciato a volerlo fare seriamente ogni giorno a Soldi, relazioni, lavori, tutto, cioè nel senso... tutto in secondo piano. Tutto passa in secondo piano, c'è solo una musica per te. Se vuoi che diventi la tua vita, deve essere la tua priorità numero uno, non esiste nient'altro. E chi sta con te o intorno a te deve saperlo e lo deve accettare, se no, Certo, è giusto che lo sappia. se no dal non lo può stare principio. con te. Certo. Sì. Ti volevo fare, Claudio, una domanda a te, così poi andiamo in chiusura. Ah, ok, vai. No, scusami, no, volevo, se si sta prolungando troppo, scusate, noi ci parla, ci fa piacere. Francesco, ma tu devi editare il video? Io No. non lo devo editare. No, tu, no, tu devi editare il video, No, Claudio. però secondo me un'ora diventa. Si può fare anche poi. Parte 1, parte 2. O anche tipo the uncut version. Ah, no, sì, con tutte le bestemmie. Podcast 2 ore e poi c'è la versione pubblicata finita per dire. La fai Perché tu? La fai tu? Io non la faccio. Voi non la fate? Possiamo farne pure 3. Ne possiamo pure fare 3 di versioni, vai, pure quella con tutte le riprese sue. Per me è uguale. Quella tutta che avete al posto della testa un drago. Sì. Tutta editata così. Allora, dicevo, ultima domanda per te, Claudio, e poi andiamo sullo sketch finale, che secondo me vi piacerà. Ma prima, io volevo chiederti, allora, non c'è niente contro Sofia, chiaramente, torniamo un attimo al commento, ma questi commenti qui, nel senso di persone italiane, chiaramente rispondi anche tu Francesco, ma cominciamo Certo, con Claudio. sì. Questi commenti di persone italiane che si svegliano o comunque in un modo o nell'altro scoprono la band dall'oggi al domani e magari salgono sul carrozzone e poi scendono dopo poco, ti fanno piacere? Ti danno un po' fastidio? Dici vabbè, ci sta, alla fine fa parte del gioco? A me fa piacere in realtà. Ok. Fa piacere perché anch'io non sono un ascoltatore, non mi fisso su una band e l'ascolto per tutta la vita. Io vado molto a periodi, ascolto un sacco di musica, ascolto una band per un mese, poi magari la lascio perdere, la riprendo dopo anni. Mi fa un sacco piacere che una persona entri, diciamo, nella nostra discografia e se ne può sentire libera di uscire quando vuole, perché comunque è un grande gesto di apprezzamento e mi fa un sacco piacere. Vuol dire che anche per quel mese della sua vita ha dedicato del tempo a noi e in qualche modo si è emozionata ascoltando la nostra musica. Quindi anche se uno ci ascolta un giorno e poi se ne va, l'importante è aver fatto del bene emotivamente a una persona. Tu Francesco? Stessa opinione? Un po' rosichi? No, nel senso, te hai usato la parola svegliarsi, se uno si sveglia ora
Meno male che si è svegliato, cioè voglio dire, se ha dormito finora, se si è svegliato è una cosa positiva, anzi specialmente come ho detto che l'Italia è un market B per il nostro genere, più gente si sveglia e meglio è, almeno possiamo sperare in un futuro di diventare un market competitivo su questo genere come altri paesi del nord, centro-nord Europa. Ci La mancherebbe. strada c'è, la strada Cioè, in Italia alla fine, ragazzi, c'è solamente la musica di merda di Sanremo e basta. Cioè, ma è 70 anni che cioè, che ascoltiamo solo Sanremo. Cioè, è 70 anni che dormiamo, quindi se si svegliano ora, grazie ai Windows, speriamo, era l'ora, cazzo, svegliati Italia, cazzo. Ascoltiamo 3 canzoni in croce da 70 anni, svegliatevi un po'. Anche questa la bippiamo. Noi mi sa che ci siamo giocati la possibilità di andare a fare la streaming di Sanremo, però tanto non era nei nostri Vabbè, piani. ma noi magari non ci invitano, voi che ci incastrate, voi, cioè io... Si scherzava. Mando un cuore anche a Sofia, che è stata presa ad esempio. Sofia, ti voglio bene. Non so chi sia. Allora, ultimo sketchino e poi andiamo in chiusura. Allora, voi siete una rock band, ok? Quindi c'è l'immaginario della rockstar che fa una vita in cui succedono delle cose incredibili. Allora, abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e abbiamo chiesto alle persone che ci seguono di farvi delle domande, tipo, hai mai, non lo so, cantato ubriaco, robe così, ok? Ok. Abbiamo fatto una lista, adesso il nostro Mike verrà a leggervi questa lista e poi voi dovrete rispondere. Ma Perfetto. dopo la pausa. Eccoci tornati con i Windrose. Ok, devo ammettere ragazzi che Ciao io ragazzi, buona serata. non vi ho ancora mai ascoltato. Ah, Quindi sono uno di quelli che si deve svegliare. Bravo, esattamente. Ancora. Sì, Sveglia. e vi ascolterò perché da casa un carissimo amico mi dice che siete veramente da ascoltare. grazie. Ora riprendiamo con un fantastico gioco, Random Question. Quindi da casa spieghiamo un attimo. Le domande in questo momento che vi leggerò, che sono state raccolte da un sondaggio su Instagram, sono in ordine sparso. Adesso voi farete delle facce strane quando ve le leggerò, ma cercate di fare una poker face. Ok. E dopo mi siederò con voi e sempre in ordine sparso da come le ho lette io, dovrete dirmi sì o no. Avete mai fatto qualcosa? Ok. Ok, partiamo con la prima. Hai mai suonato ad un concerto sotto altri fumi? Hai mai portato una fan nel backstage per provarci? Hai mai fatto a botte con un membro di un'altra band? Hai mai sfruttato il tuo status per evitare una multa? Hai mai ricevuto apprezzamenti avance da operatrici nel mondo dell'hard? Hai mai pensato di partecipare ad X Factor o simili? Sanremo. Hai mai pensato, Dio mio che caldo qui sotto con sto costume? È mai capitato che dopo il concerto una ragazza bellissima si sia presentata in camerino facendo delle avance, causando estremo imbambolamento in voi? Hai mai fatto le bizze da star perché non volevi suonare? Hai mai suonato ad un concerto sotto i fumi dell'alcol? Ah, quindi c'è anche l'altra che ok. Hai mai fatto stage diving senza nessuno sotto a prenderti? Hai mai sbagliato a dire la città dove si teneva il concerto? Ciao Livorno! Ed eri a Pisa. Va bene, già dalle risate capiamo. E niente, adesso mi siederò con voi e... Arriva il popò! Allora, qui i fogli sono 2, ragazzi, prendetevene una a testa. ok. Rileggete le domande, sono random, sparse rispetto a come le ho lette prima. Quindi, qual è la tua prima? Com'è? La mia prima è no. Sì, in effetti, No. Fortunatamente no. nel senso. ti lovo, ma... Esatto. La mia prima è no. La sei tu? La seconda tua? Sì. No! No. No. La terza tua? Sì, è stato divertente però. Che infame. No, la mia terza no. La mia terza no. La quarta? Sai che no. Sai che no. Non sono delle vere rockstar. Sai che no. Te l'ho detto. Sì. Quinta?
Posso dire anche come... Certo, se te la senti, perché... Però era per- la spoiler un po', eh. Allora, non con i Windrose, ma con la band che avevo precedentemente, ci chiamavamo 99 Alcoholic Volume. Quindi, Cioè io non avevo l'acqua sul palco, avevo una bottiglia di Jägermeister che dovevo finire a ogni concerto. E quindi vabbè, è mi andata così. stupisco che tu Ora sia però, ancora qui fra noi. esatto, a volte mi stupisco anch'io, sinceramente, però... Quindi eravamo alla quinta, la sesta? No. No, la quinta ho detto di no, la sesta no. No. Sì, se conta anche mangiare, sì. Ma sono simili, questa è la sesta. Sì. Ah, ok. A mangiare? Sì, nel senso che... Che vuol dire? nel senso che invece di quell'altro modo... Ah, quella cosa coltello, pentola, padella di prima. che no. Aspetta, no, lui sta leggendo questa qua. Questa sto leggendo. È la Zio, quinta. zio, quella è la quinta, questa è la sesta. Lo Ah, sapevo. scusami, abbi pazienza. Quindi- no, perché prima ecco ho detto perché- dell'alcol, allora non ho risposto. Non ho risposto a quell'altra, vabbè, a una non gli ho risposto. Ok? Allora, quello no, perché non ha senso, cioè non si può fare quella cosa lì. È una cosa tranquilla e legale. La settima. La settima sì. Sì, ci ho anche provato, ma non è andata bene. E non sapete però cosa. Che non è quello di portare in camerino comunque. No, beh, lo dico come disclaimer, no. Lo dico come disclaimer, ovviamente. Quella dopo no, direi di no. Quella dopo no, quella dopo Quella no. dopo l'avete mai avuta una cosa del genere? No, Quindi non allora- è mai successo, quindi non si può... Da casa queste domande. Sì, ma non potrebbe succedere perché bene o male penso che, diciamo, che non ascoltino il nostro genere, no? Quindi Dici è difficile è poi- difficile, diciamo, ma magari avessimo fatto roba italiana Anche sarebbe sì. potuto succedere, sì. Mi piace comunque avere la tua mano dietro la Bravo. spalla. Ti rassicura. conforta. Sì, mi sento al sicuro. No, è che non c'entro. Possiamo sono- andare a dormire insieme se sarà così? Maniera casta e pura, ovviamente. La prossima? Io no, forse lui sì, secondo me lui sì. Oddio, non sono neanche... Dove siamo arrivati? Ah, qui. Le bizze. vabbè, che spoiler, No, via, dai, vabbè, giù, vabbè, che dai, spoiler è, vabbè. dai. Senti, allora- Non avete capito, vero da casa? No, solitamente io non ho mai voglia di suonare, ti dico la verità. Per Ma che quello- cazzo lo fai a fare il cantante? Lo so, ma Così io- ti è capitato, dici, Mi è tra capitato. un muro e No, è che una dovevo- scialbata. No, faccio- dovevo scegliere o fare il cantante o se no a marzo alle 7 vado in Fabri. Allora ho detto ma faccio il cantante. Se prendiamo il Ma è passa vero, al ha sempre convento. cantato tutta la vita. dai. No, è che dopo un po', sai, magari ti devi mettere il costume, è caldo, non c'ho voglia oggi. Quante volte succede? Vabbè, Non si può vabbè, dire. vabbè. Quindi la domanda Buono dopo... Era Quindi la un domanda dopo... Quindi la domanda dopo... Sì. Sì, per forza. Sì. Anche questa da casa non l'avranno mai capita. Esatto. Diciamo E- che non si è mai pensato il contrario, forse, ecco. Ok. Quindi non ci sono condizionatori sul palco, giusto per non fare spoiler. Ci sono ventilatori. Marci, evidentemente. Marci. Quelli da cassonetto vicino. No, quelli che stanno- ce abbiamo anche noi con della un'elica band. sola. Ce li Che fa portiamo, così. diciamo. Sì, li dai. portiamo dietro, però Fa sai... parte di quelle cose che mettete nella stiva degli Esatto, aeroplani. Fanno un esatto. po' come il... come si dice in Toscana, no? Come il Fanno cazzo alle vecchie. il dick alla old woman. Il cazzo alla vecchia. No, questa qui sinceramente sì. Sì? Eh sì, perché diciamo Piace il genere. OF conta. Se conta OF sì, se no no. Lei? No. Penso proprio di no. Se conta OF sì. Questo secondo me è il grande divario fra il frontman di una band. Bravissimo! Esatto. Hai capito tutto. Cioè, vabbè. Hai capito tutto. L'ultima? No, quello no. Così no. In camerino no. Zio, spoilerato qualcosa? No. Ok. Stavo parlando del buffet. Allora, non proprio così, però un mezzo sì, ecco sì. Sì, così sì. Un mezzo sì sì. Però che venisse proprio lì così no. No, quello no. Così sì, così no. Così forse. Ok.
Perché me le dai a me? Boh, cazzo ne so. So che sei abituato alla borghesia, ad avere servitori. C'è anche il ma- retro? Sì. Sì, Così non lo ok. vedranno mai da casa. Ed è scritto, in realtà non c'era scritto niente, tipo, era in elfico le domande. Va bene, io non lo so, non ho altre domande per voi, cioè da casa almeno. Io personalmente... Ne avresti altre 1000. Se avete Sì, altre domande, tantissime. insomma, fatecelo sapere. Magari Risponderemo risponderemo sui un'altra volta. Adesso ripassiamo la parola per la chiusura al nostro West. Eccoci tornati. Direi che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Spero che vi siate divertiti. Ci siamo divertiti molto. Questo mi fa piacere sentirlo. Io vi posso fare nient'altro che augurare buone tournée. Ci vediamo fra 3 mesi quando rientrate più o meno, una cosa del genere. Quando uscirà questo video, forse. Quando usciamo questo video forse saremo in tempo. Dipende dall'editor quanto ci mette a fare tutto, ma secondo me forse l'anno prossimo. Vi augurerei in bocca al lupo, ma sembra quasi che abbiate bisogno di un plus, invece so che lavorate forte e il lavoro paga, quindi dagli forte, grazie ancora e buonanotte a tutti. Ciao Francesco, ciao Claudio. Ciao, Alla prossima! Grazie di tutto.